Camus LC100. In questo caso potrei dire che è la versione 2.0, perché avevo già provato la prima versione di questa pedaliera, c'erano delle cose che non mi avevano particolarmente convinto e avevo segnalato alcuni punti che Camus ha prontamente recepito e ha creato questa nuova versione con dei piccoli accorgimenti in alcuni punti. È un prodotto della fascia entry level di Camus, soprattutto per il prezzo, ma devo dire che come struttura materiali l'ho trovata davvero molto interessante, ma ne parlerò nella review. Come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, benvenuti, siamo qui oggi per parlare dell'LC100 di Camus, una pedaliera 3 pedali che vi dico subito costa intorno ai 260 euro, un prodotto quindi che si va a collocare in una fascia molto bassa di prezzo ma che offre materiali e funzionamento dal mio punto di vista di tutto rispetto. Per quanto riguarda il packaging andatevi a rivedere il video dell'unboxing, vi dico soltanto che all'interno troverete anche un cavo di collegamento al PC che è USB Type-C Type-C. In più verrà fornito un piccolo adattatore per trasformarlo in una porta USB di tipo 3. L'ho anche utilizzata su una porta USB 2.0 e ha funzionato perfettamente. Nel kit che vi verrà mandato è già fornito anche un base plate in acciaio, verniciato a polvere, con serigrafata la scritta Camus. Io ho utilizzato la pedaliera per più di un mese, devo dire che anche poggiandoci sopra i piedi con le scarpe, la scritta non si è per niente consumata. Per quanto riguarda la verniciatura, dà un effetto un po' grezzo al tatto molto bello. State attenti però quando ci andate a sbattere o lortate contro qualcosa perché potrebbe andare a scheggiarsi. È un po' il contro di questo genere di verniciature. Per quanto riguarda il montaggio, ha una serie di asole nelle parti laterali che consentono tranquillamente un facile montaggio in qualsiasi postazione. Per quanto riguarda lo spessore parliamo di 4 mm, ma una volta appoggiata sulla vostra postazione non ho notato nessun tipo di torsione. Una cosa che faccio notare è che come tutte le pedaliere che hanno un base plate e si montano e vanno montati poi dei bulloni nella parte sotto o dei controdati in altre pedaliere, queste creano uno spessore con la vostra postazione. Utilizzerei dei piccoli spessori per fare un montaggio un pochino più curato. Arriviamo adesso agli aspetti che accomunano tutte e tre i pedali. Hanno tutti quanti nella parte della base due piastre da 6 mm, nella parte bassa sono formati dall'accoppiamento di due piastre d'alluminio da poco più di 6 mm. Sono piastre anodizzate nere e nella parte dove ci sono degli angoli vengono un pochino smussate e lasciate del colore alluminio, una rifinitura davvero molto bella, molto più bella rispetto anche al primo modello. Nella parte dietro ci sono altre due piastre sempre da 6 mm che serviranno per l'aggancio del sistema dietro che andrà a donare il feeling ai vari pedali, anche queste sono da 6 mm. Per quanto riguarda invece la struttura del pedale, sempre in alluminio, ma questa volta abbiamo uno spessore da 10 mm, ragazzi, un centimetro. E carina l'accortezza della serigrafia
Camus nella parte interna, e anche questi hanno una anodizzazione di colore nero. Per quanto riguarda invece le pedane, sono in acciaio e mi piace tantissimo questa profilazione stondata. Secondo me accompagna meglio il piede nelle fasi di pressione. Quelle del freno e della frizione sono uguali, sono larghe 60 mm e alte 100 mm. Per quanto riguarda invece quella dell'acceleratore, è larga sempre 60 ma alta poco più di 12. Anche queste hanno una verniciatura a polvere praticamente identica a quella del base plate. Tendono a dare veramente un ottimo grip quando le utilizzate con le scarpe, ma le ho trovate particolarmente comode anche con i calzini. Unica nota è che questa lavorazione un pochino ruvida, quando utilizzate delle scarpe con la gomma, tendono un pochino a grattugiare sotto la scarpa e a sporcarsi un pochino di più rispetto ad altri pedali. Per quanto riguarda il montaggio, ci sono due fori nella parte bassa del pedale che coincidono naturalmente con quelli della base per poterli andare a montare, ma naturalmente se avete una piastra in cui potete accedere dal basso verso l'alto a delle viti, potete tranquillamente montarli anche senza base plate, ma personalmente l'ho trovato molto comodo e molto bello. Vi consiglio di montarla così com'è. Arriverei adesso agli aspetti peculiari dei singoli pedali e inizierei con l'acceleratore. Per quanto riguarda il feeling, abbiamo questa molla a compressione che offre già un'ottima resistenza. Nel caso la vogliate aumentare, potete aumentare o diminuire di un pochino quello che è il precarico, ma soprattutto, come sempre, ci sono le 3 regolazioni sul pedale che offrono una regolazione più macroscopica di quella che deve essere poi effettivamente la durezza, la pressione del pedale. Il movimento del pedale risulta particolarmente fluido grazie anche ai cuscinetti a sfera nella parte frontale e anche a questa boccola in Teflon autolubrificante che offre un'ottima scioglievolezza sulla parte del pedale. Per quanto riguarda il rumore, questo microfono cattura anche il più piccolo rumore, devo dire che è anche molto silenzioso. Non credo che ci siano dei gommini insonorizzanti, ma non l'ho trovata particolarmente rumorosa. Per quanto riguarda poi le regolazioni, il pedale non si può né alzare né abbassare. L'altezza da terra del pedale è 26 cm, quindi fate attenzione, naturalmente chi ha il piedino da Cenerentola potrebbe avere qualche problema e sicuramente dovrà montare un piccolo rialzo. Anche per quanto riguarda la regolazione del fine corsa, in questo caso avviene con degli inserti che si trovano all'interno della molla e quindi ci sono delle piccole macro regolazioni per poterla andare a modificare. In realtà da questa corsa, che vedete che per me in realtà ho trovato corretta per i miei gusti, a me non piace l'acceleratore troppo lungo, si può solamente andare ad allungarla e quindi togliere i vari inserti. Naturalmente ci sono gli stessi inserti anche sulla frizione, magari potrete decidere di toglierne uno da lì, montarlo sull'acceleratore se lo vorrete accorciare, oppure toglierlo dall'acceleratore e metterlo sulla frizione se vorrete accorciare la frizione, ma non ci sono altri spessori di ricambio. Naturalmente in questo caso, proprio per questo funzionamento, se deciderete di dare un po' di precarico alla molla, andrà anche questa un pochino a incidere su quella che è la corsa, quindi andate a fare voi le giuste regolazioni. Per quanto riguarda il segnale, abbiamo un sensore di Hall posto qui alla base nella parte del fulcro, quindi esente totalmente da polvere e da particolari manutenzioni, soprattutto perché c'è questa cover che va a racchiudere totalmente quella parte elettronica e quindi non credo che nel tempo ci saranno problemi di nessun tipo. Specifico anche che questa volta nel pedale dell'acceleratore è contenuta tutta l'elettronica della pedaliera e quindi tutti i pedali si andranno a connettere direttamente a lui. Nella parte dietro c'è la connessione USB per poi connetterla al PC. C'è poi anche la porta RJ che consente poi il collegamento della pedaliera direttamente alle basi Camus. E qui già faccio una piccola precisazione per quanto riguarda le connessioni. Vengono utilizzati dei connettori GST a 4 poli. Anche qui c'è stato dal mio punto di vista un piccolo miglioramento rispetto al modello precedente. I connettori sono un pochino più grandi e anche più solidi. Nel primo modello tendevano un pochino ad avere dei piccoli giochi. In questo caso, anche smontati e rimontati più volte, non ho avuto nessun tipo di problema. In più nel base plate ci sono un paio di anelli che consentono di far passare i fili e tenere un pochino anche il cable management più curato su questo prodotto. Arriviamo adesso alla frizione. Il sistema è praticamente identico a quello dell'acceleratore, naturalmente viene utilizzata una molla più grande, è sicuramente più dura rispetto a quella dell'acceleratore.
è anche molto piacevole. L'unica cosa è che non ho trovato in nessun modo la possibilità di avere la percezione effettiva di un doppio stacco, anche se ho la possibilità di montarla in uno step più basso rispetto l'asse che ha la molla. In realtà per la corsa che ha non si arriva mai a percepire effettivamente il doppio stacco. In realtà sarebbe possibile, perché basterebbe allungare un pochino di più la corsa e quindi far scendere ancora di più il pedale, ma dal mio punto di vista si allungherebbe troppo. Per aumentare la corsa basta andare a togliere gli inserti interni. Ma come vedete anche dal movimento a video, effettivamente, seppur più dura, non dà proprio l'effetto di un ammorbidimento nella parte finale. Per quanto riguarda l'aspetto elettronico, anche in questo caso c'è un sensore di Hall posto nella parte del fulcro, rimangono tutte le stesse considerazioni fatte per il pedale dell'acceleratore. Passerei adesso al protagonista, al freno. Come nel vecchio modello abbiamo una cella di carico Mavin da 100 kg, più che sufficiente per sfruttare al meglio questo prodotto. Sono state fatte delle piccole migliorie che non vi sto a raccontare nel dettaglio per quanto riguarda l'implementazione della cella di carico rispetto al modello precedente, che in realtà erano risolvibili veramente con poco. In questo caso troviamo tutto montato nella maniera corretta. Come funziona? Ci sono sempre una molla e degli elastomeri che vanno a premere su un castelletto posto nella parte dietro che va a comprimere la cella di carico. Come vedete, nella parte dietro c'è un piccolo spessore ed è quello sufficiente a far deformare la cella di carico e andare a rilevare il segnale. Come ho detto, all'interno del prodotto non ci sono optional in più, viene fornita con una molla nella parte iniziale e un elastomero. All'interno della molla ci sono dei piccoli spessori che consentono di andare a diminuire un pochino quello che è l'effetto della molla. Con gli spessori forniti in realtà non si può mai andare ad escludere totalmente quello che è il suo intervento. A me sarebbe piaciuto andarlo un pochino a chiudere di più, però sono degli spessori molto semplici. In realtà anche con delle rondelle M6 potrete andare a creare il giusto spessore interno per andare totalmente a eliminare quello che è l'effetto della molla e andare a lavorare solamente con l'elastomero, che per mio gusto è un pochino più piacevole. Arriviamo adesso all'aspetto che più mi è piaciuto, soprattutto nel prezzo del prodotto, ed è il damper idraulico nella parte alta. Naturalmente è regolabile. Io dico sempre che le regolazioni poi effettive che si possono fare su questo genere di damper non devono mai superare una determinata soglia, perché poi altrimenti diventano troppo invasivi. Lavorano sempre e solo nella pressione. Nel rilascio in realtà vanno ad aiutare il pedale a ritornare nella posizione di partenza. Anche qui non entro nei dettagli, sono stati fatti dei piccoli aggiustamenti nelle geometrie e nell'allineamento del damper. In questo caso è correttamente allineato e funziona davvero molto bene, e soprattutto poi utilizzando la molla in quell'asso di spazio che viene utilizzata la molla è molto più percettibile rispetto a quando si utilizzano elastomeri quello che è l'intervento del damper. Questo naturalmente sempre a secondo di come voi lo andate a regolare. Poi sia per quanto riguarda il damper che il perno dell'elastomero si connettono al pedale tramite delle teste a sfera in bagno d'olio. Anche qui devo dire totale assenza di giochi e tutto con una fluidità naturalmente che deriva proprio da questo genere di componente. Aspetto sempre molto importante per questo genere di prodotti è il software, e ho fatto un video per voi. Eccoci finalmente al software Cammus. In questo caso abbiamo la versione 1.6.8 e come firmware della pedaliera il 204. Andiamo subito su Device. Nel caso non fosse selezionata, selezionate la periferica corretta. In questo caso io ho già flaggato il pulsante per andare a fare il settaggio del minimo e del massimo. Iniziamo con l'acceleratore. Io ci appoggio sempre un pochino il piede e clicco Set Min. Premete in moto naturale sul pedale, cliccate Set Max. Stessa cosa per la frizione, appoggiate un po' il piede, cliccate Set Min, premete con naturalezza Set Max. Per quanto riguarda il freno, mi lascio sempre una piccola parte di zona morta, quindi lo inizio un pochino a premere, clicco Set Min, premo con quella che voglio sia la massima forza, Set Max. E a questo punto avrete configurato la pedaliera. Vi faccio vedere anche il software come rileva il segnale, direi molto buono. Vediamo anche sul freno, vedete, molto preciso. Nella parte qui a destra potrete andare a dare delle curve diverse di segnale ai vari pedali, oppure
andarle a modificare voi come meglio credete. Personalmente preferisco sempre un segnale lineare. In automatico il settaggio verrà inviato alla pedaliera. Come vi ho fatto vedere già prima, nella sezione update potrete andare ad aggiornare il software e il firmware. Potrete scegliere se andare a visualizzare anche le versioni beta. Io vi consiglio sempre di utilizzare quelle ufficiali. Nel mio caso è l'ultima utilizzata da Camus. E penso, per quanto riguarda il software, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Arriviamo adesso poi alle conclusioni finali. Io ero già rimasto personalmente abbastanza colpito del primo modello, anche se aveva dei piccoli difetti di meccanica, ma in quel caso la cosa che mi aveva fatto un po' più storcere il naso era la parte del segnale che andava a leggere il software. In questo caso devo dire che funziona in modo eccellente. Il segnale è molto pulito, si regola davvero in maniera semplice e finalmente devo dire che c'è anche il giusto segnale per andare a sfruttare nel modo corretto questo prodotto. La cosa che mi ha fatto molto piacere è che anche introducendo varie modifiche anche alla struttura, facendola con materiali più pregiati e con cure stilistiche dal mio punto di vista migliori, hanno mantenuto praticamente lo stesso prezzo del modello precedente, che sotto alcuni aspetti era un pochino più rozzo rispetto a questo, che trovo molto più rifinito. E soprattutto andando a correggere tutti quelli che erano i piccoli punti che mi avevano fatto storcere il naso del precedente modello, devo dire che sono rimasto pienamente soddisfatto. Anche a livello di struttura, ragazzi, io vi faccio vedere i pedali, sono totalmente solidali nel loro asse e si comportano davvero molto bene durante la pressione. Per quanto riguarda l'acceleratore, anche se con regolazioni un pochino più grossolane rispetto ad altri prodotti, ho trovato, per quanto mi riguarda, la giusta regolazione e sono riuscito a sfruttarlo veramente molto bene. Per quanto riguarda la frizione, invece, il fatto di non essere riuscito ad avere un minimo di feeling diverso, sì, si utilizza il segnale perfetto, mi è mancato un pochino quell'effetto che personalmente a me piace. In realtà ci sono persone a cui basta ed è più che sufficiente avere un pedale molto più corposo sotto il piede. Io in realtà, essendo un amante proprio della guida con il cambiatacca, avrei voluto qualcosina di più. Invece molto soddisfatto per quanto riguarda il freno. Come feedback base, devo dire in linea con tutti i prodotti che utilizzano una cella di carico, elastomeri e molle. In questo caso gli metto però un plus perché già di suo monta un damper e tutto questo già compreso in quel prezzo, che dal mio punto di vista aggiunge un po' più di feeling di personalizzazione a quello che è la frenata e questo pedale. Tutto condito con un segnale ben pulito, come avrete potuto vedere anche quando ho fatto vedere il software. Personalmente non posso che consigliarla, soprattutto al prezzo a cui viene proposta. Anche a livello stilistico è una pedaliera molto semplice, ma poi all'atto pratico efficace. Quindi ragazzi, fatemi sapere se ho tralasciato qualche aspetto in cui magari vorrete un piccolo approfondimento. Vi ringrazio sempre e ringrazio Camus per credere nel mio canale, per poter recensire tutti i suoi prodotti. Vi ricordo sempre il supporto più grande che potete darmi è un bel like al video e l'iscrizione al canale. Ci vediamo alla prossima review. Ciao!